Nel mio caso ho dovuto sostituire il motore poiché quello esistente non funzionava correttamente. La cablatura deve essere fatta a regola d'arte, così che in futuro non nascano problemi con l'utilizzo e le vibrazioni. Colleghiamo le tre fasi, la presa di terra, utilizzando un cavo di sezione adeguata. Nel mio caso io sto utilizzando un motore da 1,5 kW, utilizzo perciò una sezione da 1,5 mm². Agli estremi usare dei capicorda adeguati così da rendere la connessione sicura. Ricordarsi inoltre di collegare i ponticelli nel modo corretto, per il funzionamento a stella oppure a triangolo. Ora che abbiamo cablato il motore, possiamo procedere a inserire la guarnizione e chiudere la scatoletta con le sue 4 viti. Non occorre stringere molto forte. Passiamo a montare il motore sulla staffa di fissaggio, che ho verniciato dello stesso colore del tornio. Il motore va montato con l'albero dalla parte opposta alla parte smussata, così come si vede nel video. Utilizziamo i 4 bulloni che abbiamo a disposizione per fissare il motore alla staffa. Allineare, come si vede nel video, il motore alla staffa e poi serrare definitivamente i dadi. Inserire la puleggia per la cinghia sull'albero del motore, avendo cura di verificare la posizione della chiavetta. Spingerla sino in fondo. Utilizzare in seguito la vite a brugola e l'apposita rondella sagomata per il fissaggio definitivo della puleggia. Attenzione, la rondella è sagomata, verificare che il taglio si posizioni perfettamente sulla chiavetta. Siamo pronti per il montaggio del motore. Sono necessari i 3 dadi in dotazione. Attenzione, uno è diverso, ha una particolare rondella spaziatrice che va inserita nella parte destra della staffa. Perciò utilizzeremo i 2 bulloni uguali nella parte sinistra e quello con il distanziale sulla destra. Per rendere più agevole il montaggio del motore, riparterò la rotaia del tornio. Prendiamo il motore con la staffa montata, appoggiamolo sul tornio in posizione sui 3 fori filettati. Inseriamo per prima il dado con la rondella spaziatrice e poi proseguiamo con gli altri 2 bulloni. Avvitiamoli a mano sino al completo avvitamento. Una volta fissato il motore, raddrizziamo la rotaia e mettiamola nella posizione corretta sulla base. Prima di proseguire con il resto del montaggio, dobbiamo fissare la nostra rotaia al bancale. Per questa operazione servono i 2 dadi con testa di 17 e una chiave a tubo. Prima di utilizzare i 2 bulloni, spostiamo a mano la rotaia con il motore, cercando di centrare le 2 asole alla base della rotaia con i fori filettati presenti sulla base. Aiutandoci con la chiave a tubo da 17, inseriamo e avvitiamo il bullone nella prima asola. Spostiamo e tiriamo verso la sinistra la rotaia, così da centrare la seconda asola sul foro. Ora avvitiamo il bullone in posizione. Prima di fissarle completamente, utilizziamo una bolla per mettere in piano il nostro tornio. Questa è un'operazione importante per il buon funzionamento del tornio. Io avevo già provveduto a mettere in piano la base con la regolazione dei 4 piedini a terra. Nel caso non fosse in piano, possiamo aprire gli sportelli della base. Vi sono 2 viti a sinistra e 2 viti a destra che permettono, regolandole correttamente, di mettere perfettamente in piano la rotaia sulla base. Quando soddisfatti, procedete al fissaggio definitivo dei 2 bulloni e bloccare la rotaia sulla base. Il prossimo pezzo da montare sarà la scatola Norton, che va posizionata in basso a sinistra. Mettiamo in posizione la scatola Norton. Prendiamo la guarnizione rettangolare con i 3 fori e i 3 bulloni con testa a brugola.
Attenzione, ci sono due bulloni di uguale lunghezza e uno diverso. Quello più lungo va nel foro in alto a sinistra, gli altri due negli altri due fori. Lubrifichiamo la guarnizione così da aiutarla a rimanere in posizione e aumentarne la tenuta. Nel caso la base non fosse perfetta, invece dell'olio usare del sigillante, poiché in alternativa potrebbe trafilare dell'olio quando in uso. Posizioniamola utilizzando i 3 bulloni inseriti in precedenza come guide. Ora dobbiamo armarci di grande pazienza. La posizione dei 3 bulloni non è molto comoda, perciò con estrema calma, sollevando il lato che vogliamo fissare, avvitiamo a mano i 3 dadi e avviciniamo la scatola Norton alla rotaia. Per il serraggio definitivo usare una chiave a brugola con la parte corta tagliata. Lo spazio è molto limitato e con una chiave standard sarebbe molto difficile avvitare le 3 viti fino al serraggio completo. Quando pronti, procedere e bloccare definitivamente i 3 bulloni. Qui non ci metteremo più mano. Per il montaggio della scatola mandrino e cambio velocità si useranno i 4 prigionieri installati sulla rotaia nel bordo sinistro sopra la scatola Norton. Prendiamo la scatola mandrino e inseriamola sopra i prigionieri, avendo cura di centrare i fori. Con la scatola in posizione non ci resta che utilizzare i suoi 4 dadi e rondelle, così da poterla fissare al corpo della rotaia. Non è necessario serrarla definitivamente, poiché al termine dovremo allinearla al parallelismo del tornio. Stringiamo leggermente i 4 dadi, giusto perché rimanga in posizione. Per il montaggio della scatola contenente le parti elettriche sono necessarie 2 viti a brugola. Inseriamo nel foro una delle 2 viti a brugola e, aiutandoci con la chiave, centriamo il foro sul retro della scatola mandrino. Eseguiamo la stessa operazione con la seconda vita. Prima di serrarle, utilizziamo una bolla per rimettere in piano la scatola e solo a questo punto stringiamo le viti in modo definitivo. Giusto per essere sicuro che la scatola del mandrino sia stata assemblata correttamente, vi ricordo che è stata revisionata completamente e sono stati sostituiti tutti i cuscinetti, eseguo alcune verifiche per controllare eventuali giochi o montaggio errato dei cuscinetti. Attenzione, questo è solo un controllo per verificare se i lavori di revisione siano stati eseguiti in modo corretto. Prima del montaggio del carrello è necessario montare le 2 cremagliere che serviranno per muovere il carro principale lungo la banchina del tornio. Serviranno le 2 cremagliere e 8 delle viti a brugola. Procediamo con il montaggio della prima e successivamente la seconda. La messa a punto e l'allineamento con gli ingranaggi del carrello li eseguiremo in un secondo tempo. Le cremagliere hanno qualche millimetro di gioco per poterle allineare correttamente. Questo è il carro principale già assemblato con la guida di ritenzione in plastica. Inseriamolo sulla banchina avendo cura di centrare la guida in plastica. Il montaggio della scatola sotto il carro è effettuato utilizzando 8 viti a brugola. Attenzione, hanno 2 lunghezze differenti. Vanno perciò posizionate in modo corretto. Posizioniamo le 4 più lunghe come nel video, perciò nei primi 4 fori di fronte al carro e ai suoi lati estremi. Le 4 viti più corte vanno inserite nei 4 fori posizionati sulla lunghezza della banchina. Passiamo al montaggio della scatola degli ingranaggi del carro. Attenzione, in questa feritoia andrà montato in un secondo tempo la barretta per il blocco del carro, che con una vite passante sarà possibile bloccare il carro durante le lavorazioni. Per un montaggio più comodo
Posizioniamo la scatola di ingranaggi sulla base del tornio, spostiamo il carro proprio sopra la scatola ingranaggi. Ora solleviamo per portarla a contatto con il carro e con la chiave a brugola avvitiamo le prime 4 viti lunghe, senza però serrarle definitivamente. Proseguiamo con le 4 più corte. In questo foro va inserito il bullone per il blocco del carro. Per il montaggio della barretta per il blocco del carro, spostiamo il carro in avanti come nel video. Ora dal sotto posizioniamola nella sua feritoia e poi avvitiamo il bullone senza serrarlo. A questo punto dobbiamo fissare le 2 cremagliere così da regolarne il gioco e la continuità. Se guardiamo dal sotto l'ingranaggio che permette lo scorrimento, portiamolo esattamente sulla giunzione delle stesse. Spingiamo le 2 cremagliere in modo da unirle e verifichiamo che non ci sia uno scatto quando l'ingranaggio ingaggi l'una o l'altra cremagliera. Quando corretto, fissiamo la vite della prima cremagliera, così da avere un punto fisso. Successivamente stringiamo l'ultima vite di destra. Eseguiamo varie prove e verifichiamo che il carro superi la giuntura senza scatti, ma in modo fluido. Una volta che il carro scorre in modo fluido, senza scatti e interruzioni, bloccare tutte le vite. In caso contrario, ricominciare da capo sino a ottenere uno scorrimento fluido e costante senza alcuno scatto. Stringiamo le 4 viti che uniscono la scatola degli ingranaggi al carro in modo definitivo. Le ultime 4 viti da stringere sono quelle lungo la guida. La scatola ha come 4 lingue di metallo ove si serrano le viti. Queste sono leggermente flessibili e permettono l'eliminazione dei giochi e la durezza di scorrimento. Serrarne una alla volta verificando che il carro scorra bene su tutta la lunghezza delle guide. Completare con tutte le viti rimanenti. Per montare il carro trasversale bisogna prima inserire la vite senza fine con il nonio e la chiocciola di scorrimento. La parte con il taglio sulla chiocciola va montata verso il nonio. Spostiamo verso di noi il nonio inclinandolo e avvitiamo la chiocciola sino a quando la vite esce dall'altro lato. In questo modo il blocchetto è mantenuto dalla vite senza fine. Ora dobbiamo montare la protezione antitrucioli. La parte corta va verso il retro del tornio. Prendiamo il carro e infiliamolo dal dietro. Spostando la vite senza fine verso il basso, facciamo scorrere il carro, fino a quando dal foro superiore si vede il foro sulla chiocciola. Fissiamo la vite che tiene la chiocciola. Prima puntiamola e poi avvitiamo leggermente. La chiocciola ha una sede cilindrica. Prima di serrarla completamente, verificare che questa sia entrata perfettamente nel foro. Portiamo a contatto il supporto della vite senza fine e fissiamolo con le 2 viti a brugola. Questo supporto ha un po' di gioco, perciò prima di serrarlo definitivamente, verificare lo scorrimento fluido del carro, altrimenti regolarlo leggermente e poi serrare. Facciamo tutte le prove necessarie affinché il carrello scorra in modo fluido e libero. Il montaggio dei lardoni, delle sue viti e tutte le regolazioni necessarie le faremo alla fine. Il montaggio del toppo di coda
è l'operazione più semplice. Allineiamo il blocco di fissaggio sotto e facciamolo scorrere sulla guida del tornio. Ecco fatto, il toppo è al suo posto. Procediamo con l'installazione del supporto agoniometro, quello che permetterà di fare ruotare il carrino. Infilare i 3 bulloni con la testa T che serviranno a bloccare il goniometro sul carro. Prima del montaggio, inserire i 2 dadi con la testa a mezzaluna nel foro inferiore, che serviranno a bloccare il carrino e permetteranno di ruotarlo. Attenzione a verificare il senso di rotazione. Dopo sarebbe impossibile inserirli. Appoggiare il supporto sul carro. Fare in modo che i 3 dadi a T entrino nelle apposite guide. A questo punto spingerlo e farlo scorrere. Una volta in posizione, serrare definitivamente le 3 viti a brugola. Ora montiamo il carrino. Posizionare le 2 viti sporgenti come nel video e appoggiare il carrino in modo che le 2 viti entrino nei fori. Ora solleviamo leggermente il carrino, inseriamo il dado di bloccaggio. Lo spazio è limitato, usare un po' di pazienza per posizionare il dado in maniera corretta. Il trucco è quello di infilare il dado nella feritoia, posizionarlo con l'aiuto di una chiave fissa e poi avvitarlo leggermente. Ruotare il carrino di 180 gradi. Attenzione, il dado precedente deve essere solo puntato, altrimenti sarebbe impossibile sollevarlo di lato per inserire il secondo dado. Fare come per il dado precedente e avvitarlo leggermente. Osservando il goniometro e l'indice verticale sul carrino, posizionarlo a 0 gradi e fissare i 2 dadi. Posizioniamo il carrino scorrevole facendolo scivolare come nel video. Procediamo con il fissaggio del nonio con i suoi 2 dadi. Come per il carro principale, non fissiamolo definitivamente. In origine, per la regolazione del lardone, vi erano dei perni in metallo e dei grani corti che premevano sul perno. Purtroppo chi ha lavorato sul tornio in precedenza li deve aver persi e ne ho a disposizione solo uno. Ho risolto prendendo dei grani di lunghezza adeguata. Vi ricordo che nell'ardone vi sono delle sedi fresate ove si infila il grado. Perciò posizionare il primo e poi muovere il carro insieme all'ardone per centrare il buco. Una volta trovata la posizione, infilare tutti e 4 i grani. Per regolare la pressione, prima avvito tutti i grani fino a fine corsa e poi li allento leggermente. Procediamo ora con una regolazione più precisa. Ci serve una chiave fissa da 8 e una brugola. Allineare il bordo sinistro del carrino e poi regoliamo quelle centrali, prima bloccandone la corsa e poi allentando leggermente fino a quando scorre liberamente. Trovare la regolazione, fissare il controdado. Usare molto pazienza e ripetere più volte fino a una perfetta regolazione di tutti e 4 i grani. Una volta terminata l'operazione,
Smontare il blocco con il goniometro per poter accedere alla vite per la regolazione della precisione del backslash. Si può accedere solo da sotto. Regolare la vite per la corretta durezza di scorrimento e il minimo gioco. Rimontare il blocco completo e fissarlo al carro principale in modo definitivo. Nel mio caso ho a disposizione una torretta Rapid di tipo M. Infiliamola nel perno del carrino già dotato di boccola conica autocentrante su entrambi i lati. Avvitare il dado cercando di tenere la torretta parallela al carrino. Stringere il dado di fissaggio e serrarlo completamente. Inseriamo i supporti rapidi per gli attrezzi. Nel mio caso ne ho a disposizione 3. Il primo pezzo da montare è la staffa per il supporto degli ingranaggi. Infiliamola nel perno in basso a destra. Usare una rondella e un dado per il blocco della staffa nella posizione desiderata. Sullo stesso perno inserisco l'ingranaggio da 90 denti. Sul perno di sinistra allentiamo il dado di tenuta e montiamo i due ingranaggi da 127 e 120 denti. Rimontiamo il dado di tenuta degli ingranaggi. Sul primo ingranaggio montiamo il distanziale e la vite a brugola con il suo premi-ingranaggio in forma conica. Allentiamo il dado del doppio ingranaggio e portiamolo a contatto con il singolo. Poi serriamo il dado. Allentiamo il dado inferiore e facciamo combaciare tutti gli ingranaggi. Regolare il gioco degli ingranaggi e fissare definitivamente. Per un montaggio più agevole della cinghia, allentare i dadi del motore. Inserire la cinghia sulla puleggia superiore del mandrino. Sollevare il motore e poi infilare la cinghia sul perno del motore. Fare molta attenzione che tutte le gole delle pulegge si incastrino correttamente nei denti della cinghia. Premere il motore verso il basso per tendere la cinghia correttamente. Fissare i 3 dadi del motore in modo definitivo. Quella che segue è una galleria di foto del tornio come si presentava dopo l'acquisto. Il tornio l'ho acquistato su internet e siccome era molto lontano ho potuto solo vederlo tramite web conference. Naturalmente chi me l'ha mostrato non è stato molto onesto e mi ha fatto vedere un altro tornio. Per non fare mancare nulla alla poca onestà, una volta rimontato ho scoperto che la rotaia principale era storta di quasi 2 decimi. Ho dovuto perciò smontare tutto un'altra volta e portare a rettificare la rotaia, riallineare la scatola mandrino e il toppo di coda, naturalmente con un costo estremamente elevato. Non acquistare apparecchiature senza vederle di persona, questo è quanto ho imparato da questa esperienza.